Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video dedicato come al solito alla fotografia di ritratto con la luce artificiale e oggi torniamo a parlare di AD200, questo flash che ha rivoluzionato la portabilità dal lontano 2017 e oggi ti porto un nuovo accessorio che potrei collegare proprio all'AD200. Ricordo per tutti coloro che sono nuovi che per utilizzare questo flash che ti faccio vedere oggi hai bisogno della D200 o della D200 Pro, ok? Comunque trovi tutti i link in descrizione per avere più informazioni per un eventuale acquisto sia dell'S200 o dell'R200 che adesso ne parleremo perché vediamo che se i due flash per quanto riguarda la potenza sono vicini e insomma tutte le informazioni comunque ti aspetto qui sotto nei commenti, ok? Questo è un primo contatto ragazzi, poi il prossimo anno 2024 usciranno anche vari backstage, andremo a utilizzarla questa stick flash in varie situazioni, l'andremo a utilizzare dentro un DEP, l'andremo a utilizzare così nuda e cruda, perché come la vedi adesso praticamente lei va a illuminare a 360 gradi, poi abbiamo un accessorio che ti faccio vedere in dotazione e poi insomma andiamo a scoprire come possiamo utilizzarla, ok? Ho già pensato a qualcosina di interessante, qualche spoiler te lo voglio già dare e per tutti coloro che magari sono fotografi di matrimoni, insomma fanno avvenimenti, potrebbe essere la soluzione ideale, magari ne prendete due, di fotografare proprio gli ospiti degli sposi nella pista da ballo. Ne piazzate una alle due estremità invece di fotografare proprio con lo speed light in camera per l'uso che di solito faccio io, cioè nella fotografia di ritratto. Vedremo proprio nei prossimi video. Oggi mi limito a parlarti di questo S200. Allora, innanzitutto qua vedi il bracket che io ho già avvitato. Qui abbiamo un filetto da 1/4 che ti permette poi, questo è il bracket che trovi nella D200 perché non troverai nessun supporto da poterlo collegare allo stativo in dotazione. Poi per quanto riguarda quello che troviamo in dotazione adesso ci arriviamo. Quindi innanzitutto lo puoi utilizzare così a mano, se è un assistente, puoi farlo anche tu da solo, mano destra la macchina fotografica, mano sinistra o destra come ti trovi meglio se sei mancino, l'S200, ok? Ti dico subito che non è affatto leggera perché pesa 1 kg, 1,1 kg se ricordo bene, quindi a lungo andare il braccio si stanca, però in certe situazioni potrebbe essere la soluzione ideale, ok? Poi c'è un accessorio, le bundles, che adesso ti faccio vedere, che ovviamente ti consiglio di utilizzare. Quindi adesso lo andiamo a appoggiare direttamente sullo stativo con questo bracket che trovi nella D200, lo vai a avvitare sul filetto. Abbiamo anche nella parte superiore un filetto, sempre da 1/4, però di avvitarlo così e poi avere questo cavo, l'idea ovviamente non mi fa impazzire, quindi andiamo a utilizzare questo bracket, lo andiamo a fissare con il morsetto e poi per quanto riguarda l'inclinazione utilizzi l'altro morsetto, ok? E possiamo ovviamente utilizzarlo in variati modi, poi alziamo, lo utilizziamo così, insomma dobbiamo sperimentare e vedere l'effetto che più ci piace. Però ti faccio vedere subito un accessorio che trovo in dotazione, l'unico, che sono le bundles, eccoli qui. Questo è un accessorio tutto in lamiera, metallo, ok? Che praticamente sapete che le bundles servono proprio per direzionare la luce su un punto che vogliamo illuminare. Chiudete, aprite e insomma, dopo sta a voi vedere come utilizzare questo accessorio. L'incastro è molto semplice, immediato, abbiamo questi due morsetti che non vorrei fossero in plastica, no, sono in metallo ma sono ricoperti in plastica e basta, lo faccio davanti a voi, premere un po' sul tubo. Questo tubo è in policarbonato, plastica insomma, plexiglass, boh, non lo so, comunque non è in vetro, quindi anche se avete la sfiga che vi cade non è così delicato e al massimo ovviamente andrete solo a graffiarlo, ok? Poi dipende sempre da come cade, quindi prestate sempre attenzione, ma di solito anche se lo utilizziamo in esterna e se c'è un po' di vento, insomma, se non tira la bolla di Trieste, lo stativo dovrebbe stare in piedi, ok? Ovviamente state sempre attenti, utilizzate i sandbag, un assistente se
è disponibile, insomma sarebbe sempre la miglior cosa, anche perché questo flash non è affatto economico perché siamo sopra i 300 euro. Ok ragazzi, allora in dotazione vi dico subito che avremo, adesso ti faccio vedere, questa innanzitutto è la confezione di cartone, però al suo interno abbiamo la custodia, eccola qua, una bella custodia di nylon, è rigida, che credo sia decisamente utile per quando ovviamente andiamo a utilizzarla al di fuori della nostra abitazione, del nostro studio, perché avevo pensato di metterla su una tasca esterna del mio zaino, però ho paura che magari se appoggio decisamente male lo zaino vado a danneggiarlo. Già ho visto che l'ho graffiata perché è tutta in metallo questa stick flash. Dotazione, abbiamo questa borsa che la andrete quasi sicuramente sempre a utilizzare, e all'interno abbiamo il scompartimento per mettere la stick light, le bandors e un po' di questa prolunga che ovviamente vi permette proprio di collegarlo alla D200. Dunque ragazzi, a questo punto volevo farti vedere, dal momento che stiamo parlando di questo nuovo accessorio che puoi inserire nella D200, ti metto qui a disposizione anche l'R200 oltre all'S200 e vediamo se i due flash sono praticamente simili per quanto riguarda la potenza. Ok? Capite bene, per quanto riguarda l'effetto, dal momento che qui abbiamo una forma circolare e qui abbiamo un bulbo retto, ovviamente quando li andiamo a utilizzare senza nessun modificatore abbiamo un effetto diverso. E proprio quello è il bello, che la Godos ci offre decisamente tantissime soluzioni per noi strobbisti. Ok ragazzi, poi se andiamo a utilizzare dei modificatori, dipende da quali andiamo poi a utilizzare, qui lo possiamo anche infilare all'interno magari di un DEP da 70, da 90, anche da 120, perché lo va a riempire praticamente molto bene. Capite bene che l'effetto va a cambiare. Qui non possiamo, anzi si potrebbe, ma è un po' complicato inserirlo all'interno di un modificatore, però come ti ho fatto vedere già in video precedenti che ho caricato nel canale, lo puoi utilizzare con una classica ombrella bianca o la classica ombrella riflettente. Ok, io personalmente non sono andato a utilizzarlo moltissimo off camera, l'R200, però per un utilizzo in camera è un flash che vado a consigliare tantissimo, perché rispetto al classico Speedlight è decisamente molto più potente ovviamente, ma anche la luce è decisamente più morbida e avremo una copertura più globale di quello che andremo ovviamente a fotografare. Provare per credere. Quindi detto questo, devo spendere anche velocemente due parole su questo cavo EC200, che per chi possiede la D200 consiglio l'acquisto, perché non so se vi è capitato, ma sicuramente a qualcuno di voi potrebbe essere successo. A me è successo 2 volte nel 2017 di danneggiare due AD200, ok? Colpo di vento, cade lo stativo, poi dipende da come cade, e ho danneggiato proprio il display, che praticamente è illeggibile all'epoca, ma anche adesso non te lo riparano, quindi te lo devi tenere così e cercare di utilizzarlo. Poi è uscito questo EC200 che praticamente non è altro che una prolunga che ti permette di tenere ovviamente nella parte bassa dello stativo tramite una tracolla o un morsetto la D200, e nella parte superiore, come in questo caso io ho messo la testa tonda, poi tu ci metti quella che ovviamente vuoi utilizzare, andrai ad attaccarla direttamente allo stativo. Quindi se arriva il classico colpo di vento all'improvviso che fa cadere lo stativo, non avrai problemi, anche perché quasi sicuramente questa testa sarà all'interno di un modificatore, quindi è anche protetta. Quindi zero problemi, ok? È un prodotto che ti vado a consigliare, però c'è una cosa che devi sapere giustamente, è che abbiamo una leggera perdita di potenza, che è di circa, se ricordo bene, che avevo fatto proprio una misurazione con il vecchio esposimetro che avevo, è di circa mezzo stop, ok? Anche qualcosina di più. E ovviamente questa perdita l'abbiamo proprio durante il tragitto di questo cavo, ok? Non chiedetemi dettagli perché in questo momento non sarei proprio in grado di darveli. Comunque sappiate che c'è questa perdita di potenza. Quindi detto questo, gruppo B abbiamo messo l'S200,
con la D200 Pro, non ha importanza che sia il Pro o sia il primo modello di D200, per quanto riguarda la potenza è uguale, cambia solo che nella D200 Pro abbiamo una temperatura con degli sbalzi inferiori e abbiamo una durata del lampo maggiore, ok? La potenza è uguale. E il gruppo A l'R200. Adesso faremo questa misurazione con i Sekonic 858, li facciamo lampeggiare ovviamente separatamente, prima l'R200, poi l'S200 e ti faccio vedere il risultato, ok? All'incirca adesso per motivi di spazio sto a 1 metro di distanza, non utilizziamo nessun modificatore, qui utilizziamo ovviamente, capite bene, le Bandors che se no se le vado a togliere la luce verrebbe anche riflessa alle spalle dal momento che abbiamo un bulbo a 360 gradi, qui invece rimbalza all'interno e poi viene verso di me, ok? Quindi accendiamo l'858 e facciamo questa prova al volo e vediamo se i due flash sono simili per quanto riguarda la potenza, ok? Partiamo proprio dal R200 che è nel gruppo A, 1 metro di distanza, facciamo questa prova, facciamolo lampeggiare, vediamo questo è 1 metro, sì, l'emisfera la lasciamo aperta, non la portiamo all'interno, facciamo lampeggiare, adesso passiamo di qua, passiamo al gruppo B, facciamo sempre direttamente tramite Sekonic, mi sono acceccato, stiamo a 1 metro di distanza e come vedete, vediamo se ce la faccio, abbiamo praticamente lo stesso risultato che è di F16. Quanto costa questo S200 che adesso vedi proprio all'interno dell'S2, ma adesso ci arriviamo, è di 359 euro, quindi un prezzo molto vicino proprio all'R200, prezzo che ho appena verificato proprio su Amazon, potrebbe scendere dopo Natale, non lo so, in base alle vostre esigenze vedete voi, però per esperienza personale ho visto che lui non è mai sceso sotto i 300 euro. Quindi vedete voi, e ricordo sempre però che vi serve o la D200 o la D200 Pro. Torniamo qui che volevo dirvi una cosa molto importante, perché uno dei miei utilizzi e che specialmente vi porterò presto nel canale è di utilizzare proprio l'S200 utilizzando l'S2 per utilizzare modificatori con attacco Bowers Mount, perché mi piace, dal momento che ha diciamo questo bulbo molto allungato, di utilizzarlo proprio in un modificatore DEP, ok? E quindi ho bisogno dell'S2. Possiamo utilizzare tranquillamente anche la prima versione, cioè l'S1, ok? Come ben sapete l'S2 ha anche uno zoccoletto sotto che serve proprio per inserire la D300 o la D400, però se io lo vado a togliere il morsetto non ce la fa a prendere e a stringere l'S2, quindi lo devi tenere su e quindi quello che ti vado a segnalare è che la cosa non è che mi piaccia moltissimo, perché nella parte superiore sì abbiamo una curvatura, quindi lo va ad avvolgere bene, però nella parte sotto è praticamente dritta, anche se abbiamo una gomma, tu anche quando l'hai stretto bene lui un po' si muove. A grandi linee non ci saranno problemi, però io te lo vado a comunicare. Probabilmente uscirà, o magari ve lo potete fare voi se avete una stampante 3D, un piccolo zoccoletto proprio con una curvatura, ok? O trovare un marchingegno, magari se avete idee segnalatelo qui sotto nei commenti. Bene ragazzi, allora siamo arrivati al termine di questo primo video dedicato a questa nuova luce flash di Godos per tutti coloro che utilizzano la D200. Come al solito vi aspetto qui sotto nei commenti, anzi se avete idee di come utilizzare questa nuova luce flash fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che noi già dal 2024 ci mettiamo in movimento e quindi andiamo a vedere come utilizzare proprio questa nuova stick light. Concludo con un piccolo suggerimento che è molto importante. Se possedete già l'R200 sapete che in dotazione avete questa borsetta dove infilare la D200, ok, ve la faccio vedere, eccola qua, è già in dotazione. Qui non c'è in dotazione, quindi la dovete acquistare
Adesso non siete obbligati a comprare quella della Godos, ci sono anche quelle di altre aziende, sono anche abbastanza economiche, ne ho una lì che avevo pagato 6-7 euro. Le ho acquistate all'epoca su AliExpress, ci mette un po' di più ad arrivare, non so se si trovano su Temo, su Amazon, insomma date un occhio, io se riesco vi metto un link, ok? Vi permette proprio di utilizzarle se avete un collaboratore che ovviamente invece di tenerlo a mano ha la classica tracolla, è tutto più comodo, ok? Anche voi se andate a utilizzarlo proprio da soli, quindi potrebbe essere la soluzione ideale. Poi per un utilizzo sullo stativo potete sempre utilizzare la borsetta se vi fa ovviamente più comodo, oppure come faccio io, dal momento che già li possedevo per altri scopi, questi morsetti, eccoli qua, credo li conosciate tutti, questi si trovano anche su Amazon, vi permette proprio tramite questa, non so mai come si chiama, spigola, che ha il classico filetto da 1/4, la avvitate proprio alla D200 e stringete il borsetto nella parte bassa, mi raccomando, dello stativo, che se magari per sfiga vi cade proprio per un colpo di vento non andrà a danneggiarsi, ok? Stringete, molto comoda e così siete anche più tranquilli in tutte quelle situazioni in cui, come sottoscritto, lavorate da soli. E poi se avete soluzioni, idee da consigliarvi di come utilizzare questa lampada, come vi ho già detto, vi aspetto qui sotto nei commenti. Colgo l'occasione ragazzi perché non lo so se riuscirò a caricare altri video in questo 2023, quindi vi faccio gli auguri di buon Natale a tutti voi e le vostre famiglie e forse vi faccio anche direttamente, anzi senza forse, adesso vediamo, dico questo perché è un periodo un po', come si dice, agglomerato per il lavoro, poi sapete, anche io ho una famiglia, insomma, mi piace sì fare video su YouTube, però devo guardare anche quello che ho alle spalle, perché se no qua mi mandano fuori di casa, ok ragazzi? Quindi vi ringrazio ancora per l'ascolto, se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti e al prossimo video. Ciao e alla prossima.